Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina era una branca del GRU, cioè del servizio segreto militare sovietico, il quale aveva sotto di sé anche l'OLP di Yasser Arafat. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina è il fornitore di armi ed esplosivi delle Brigate Rosse. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina poteva essere catturato a Sigonella se Craxi Bettino, dopo aver giustamente impedito agli statunitensi di operare sul territorio italiano, se avesse ordinato ai carabinieri di catturare tutto lo Stato Maggiore dell'FPLP che aveva dirottato una nave italiana, quindi territorio italiano, ucciso un passeggero. Ma era un ebreo. E cosa significa? Lo hanno ucciso e lasciato appeso a testa in giù a dissanguarsi sulla fiancata della nave. Bettino Craxi avrebbe dovuto farli arrestare e portarli davanti a un tribunale militare. Evidentemente non aveva questa libertà d'azione. Questo è il punto, è uno dei punti terribili del caso Moro, perché si dice che c'è stata una mediazione del Fronte Popolare della Palestina per liberare Moro, Giovannone e altro. Diventa tutto opaco e appiccicaticcio, come sempre, quando intervengono servizi segreti e presunte prime donne dei servizi segreti. La realtà, e veniamo a un'altra vessata questione, è che Aldo Moro stipula il lodo Moro attraverso il generale Armando Sportelli. Anche questo fatto è narrato su Accademia Edu, nel mio profilo, e i palestinesi possono transitare in Italia, ovviamente non fare attentati, e in cambio avere il riconoscimento della comunità europea, allora non c'era ancora l'Unione Europea, il 13 giugno 1980. E questo avviene realmente, ma il 13 giugno 1980 Aldo Moro è morto, ed è morto per mano anche del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che vuole la riscuotere e vuole il riconoscimento delle nuove autorità italiane. Allora le indagini su Ustica e le indagini su Bologna dovrebbero focalizzare su questo punto, ma è ben chiaro che una indagine che è stata deviata fin dal 16 marzo 1978 non può essere raddrizzata dopo il 2 agosto 1980, ma quelli che l'hanno deviata sono sempre gli stessi magistrati, sono sempre le stesse autorità politiche, traditori.